Inter-Napoli 2-2, l'abbiamo chiamata la partita da scudetto, ne esce fuori il pareggio, il primo pareggio della stagione 25-26 per l'Inter di Christian Chivu, un pareggio che pesa quanto? Ne parliamo con il nostro Simone Frizza e la nostra Romina Sorbelli. Ciao Simo, ben ritrovato. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Romina, ben ritrovata la nostra Romina, come ti sei ripresa dal freddo di San Siro? Ciao ragazzi, ben ritrovati a voi. Sì, sì, sto bene adesso, l'ho smaltito. Contenuto speciale oggi perché questa era una partita speciale, avete molto apprezzato i nostri confronti con Romina l'altra settimana, con Simone nelle altre occasioni e allora oggi mettiamo il tridente pesante per parlare di questo Inter-Napoli con i retroscena dallo stadio della nostra Romina e l'analisi più a freddo anche del nostro Simone, anche sul tema arbitrale perché anche la questione arbitrale oggi ha fatto un po' discutere sui quotidiani, ho letto delle cose che non mi hanno convinto troppo, ma partiamo dalla partita, una partita dove abbiamo visto una gara ad altissima intensità. Secondo me un tifoso estero che ha guardato Inter-Napoli si è divertito e ha visto una partita di alto livello nella quale il pareggio per quello che è successo in campo secondo me è stato il risultato più giusto, credo, per entrambe le squadre. E allora ci interroghiamo sul chi diciamo riuscirà a convertire maggiormente questo pareggio in benzina per la propria squadra e chi guarderà questa partita con il sorriso al termine di questa stagione. Lo facciamo in questo contenuto in cui intanto vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti. Simo, parto da te. Rispetto a quello che abbiamo detto a caldo ieri sera, che cosa ti resta di questo Inter-Napoli su questa partita? Beh, mi resta un pochino di rammarico, sì, perché giocavamo in casa contro un Napoli onestamente molto rimaneggiato dagli infortuni, quindi visto anche come stava andando la giornata di campionato e le ultime, questa è la penultima, cioè l'ultima in realtà, mi rimane un po' di rammarico perché tutti gli indizi andavano verso il primo big match finalmente vinto dall'Inter di Chivu e invece alla fine in un modo o nell'altro non ce l'abbiamo fatta. Se lo analizzo con tanta freddezza, capisco anche chi dice che comunque è un buon punto, perché in effetti è così guardando la classifica, però non posso nascondervi che un pizzichino di rammarico mi rimane, quindi non so se poi col tempo calerà questa cosa, ma in questo momento ancora ce l'ho qua, questo secondo gol di McTominay e quel palo di Mkhitaryan finale ce li ho ancora qua. Romina, direi su questo sono assolutamente d'accordo. È stata una partita in cui paradossalmente ci siamo puniti a vicenda nei momenti migliori dell'avversario, cioè il Napoli magari parte un po' meglio, punisce l'Inter con quel recupero alto e gol subito che secondo me avrà fatto molto felice Chivu per come è stata impostata quell'azione lì. Poi cresce il Napoli, poi diciamo l'Inter prende il controllo, pareggia il Napoli. Secondo tempo riparte meglio il Napoli, ma segna l'Inter. È stato un po' un andamento di questo tipo. Ti chiedo se sei d'accordo intanto con questa analisi. Secondo me c'è una cosa che la testimonia ulteriormente, questa cosa che dice Simone. Io ho visto la faccia di Di Marco a fine partita, si stava tirando su, si allacciava il Sì. cappotto così e era molto arrabbiato comunque. Sì, l'ho percepito anche, da Bastoni in conferenza stampa, ma più delusione che, arrabbiatura, Sì, ecco, se posso dirtelo, sì, giusto. perché comunque ho visto proprio un Di Marco un po' consapevole del fatto di aver sprecato un'occasione, cioè Simone ha detto la cosa giusta, alla fine è un punto, però la sensazione che l'Inter avesse, no, tutto dalla sua parte, che tutto stesse andando nella direzione giusta per affondare il colpo c'era. Purtroppo non sei riuscito a cogliere questo vantaggio e secondo me i giocatori soprattutto l'hanno percepito, perché poi Chivu, diciamo soprattutto in conferenza non fa, così trasparire molto quelle che sono le sue, emozioni, è sempre molto equilibrato. Invece dai giocatori per me si percepisce molto di più, quindi credo che da parte della squadra ci sia molta delusione ed è per questo che mi sto interrogando su come reagiranno a questo pareggio, che alla fine è un pareggio e giustamente bisogna riportare le cose sul binario giusto, perché l'Inter è ancora prima in classifica, è ancora più 4 sul Napoli, quindi ridimensioniamoci un attimo, però allo stesso tempo è un pareggio che comunque in questo momento secondo me pesa più all'Inter che al Napoli a livello mentale. Io credo che, come dicevo ieri, Conte forse sarà molto bravo a convertire questo punto in benzina con cui accendere ulteriormente il Napoli. Lui questa è una cosa che sa fare molto bene. Io leggo però tante cose negative dopo questa partita, tanti commenti negativi, tanti discorsi sui singoli, sull'Inter, sul gruppo. Ho sentito, se non sbaglio, ieri ho guardato un po' tutte le trasmissioni, forse Trevisani mi sa a pressing faceva i conti e diceva però l'Inter occhio perché ha in proiezione 78 punti, quindi sta andando piano per il ritmo scudetto con 19 partite, 40 punti.
È vero, ma è comunque prima, comunque l'Inter è in classifica, quindi se la proiezione dell'Inter è quella, quelle dietro hanno una proiezione ancora più bassa, evidentemente. Ma al di là di questo, Romy, resto da te in questa partita. Ecco, se nella gara d'andata Conte è riuscito a far uscire l'Inter dalla partita con le sue tattiche dalla panchina, ieri è uscito lui dalla partita a livello individuale, personale, però il Napoli comunque, anche senza Conte in panchina, è riuscito a trovare il pareggio. Dallo stadio tu che percezione hai avuto anche della partita, nella partita, quella delle panchine? Allora sì, li ho guardati molto bene perché la curiosità era proprio su quello che sarebbe successo, ecco, in panchina con 2 allenatori molto diversi, se vogliamo. Inizialmente ti dico, primo tempo entrambi l'hanno gestita allo stesso modo, cioè inizialmente a parte stupisce molto Conte che praticamente dà indicazioni chiare ai giocatori, cioè lui indica esattamente quello che devono fare i giocatori. Gli dice esattamente il passaggio da fare, una cosa che Chivu non fa, cioè dà indicazioni magari sulla posizione, ma non ti dice esattamente a chi passare la palla, cosa che Conte invece fa chiaramente. Quando l'Inter ha fatto il primo gol, ho visto Conte irrigidirsi molto, quindi è rimasto a braccia conserte per parecchio tempo, cosa che è successa poi a Chivu quando l'Inter ha subito il gol dell'1-1. Quindi primo tempo devo dirti una gestione abbastanza simile, non ho da segnalare troppe cose. Ovviamente quello che è più da segnalare è quello che succede nel secondo tempo poi con l'espulsione di Antonio Conte. Non so se vogliamo già approfondire ora o se vogliamo tornarci dopo. Sì, ci voglio arrivare subito perché Simoti, oggi nel club il nostro, credo Cesc, se non sbaglio, ci ha girato anche una provocazione forte che non è del tutto errata, cioè sul rigore che è rigore tutta la vita, e c'è poco da dire sul fatto che sia rigore o no. Conte va faccia a faccia con il quarto uomo in maniera molto dura, gli urla anche vergognati, vergognatevi, una cosa del genere in maniera molto forte e molto potente, e il nostro Cesc faceva il paragone con quello che è successo in Francia, dove Fonseca va così a muso duro contro l'arbitro e si è beccato 9 mesi di squalifica Fonseca. Quindi li prenderà anche Conte, mi state dicendo? Non ci Però credo la neanche se dinamica è lui. diversa, ragazzi. Io sono andata a rivedere quel video lì Sì, stamattina perché sì, Fonseca praticamente dà una testata all'arbitro, cioè Sì, avvicinandosi dà sì, una è testata grave. all'arbitro. Quindi è una dinamica simile perché c'è stata la stessa irruenza, diciamo, però a livello di comportamento da una parte c'è appunto una violenza, se vogliamo, dall'altra c'è una violenza verbale, quindi credo che comunque poi le conseguenze siano diverse. Mi auguro che ci siano perché vedere delle scene del genere credo che sia abbastanza, proprio, non lo so, vergognoso per il calcio italiano e quindi mi auguro che ci siano delle conseguenze, però non credo che stiano allo stesso livello i 2 episodi, quindi non penso che Conte Lì, sarà fuori il 9 secondo mesi. me Conte più che protestare ha cercato di mettere pressione su Cialanoglu, Simo, che andava a battere Sì. il terzo rigore in quel minuto lì, sotto quella curva lì, in quella porta, dopo quello sbagliato col Napoli, quello sbagliato col Milan, questa volta un minuto di differenza lo mette sul palo e diventa gol. Ma sì, te l'ho detto subito, ho provato a buttarla in cacciara sacrificando se stesso per il bene, tra virgolette, magari di un rigore sbagliato o comunque di una scossa data alla sua squadra. Quindi va bene, detto questo, non puoi permetterti di andare a 1 centimetro dalla faccia del quarto uomo. E secondo me dalla squalifica che prenderà Conte passerà parte della serietà di questo campionato e e del contesto sportivo italiano. Perché noi siamo qui ogni domenica a analizzare col microscopio ogni minimo episodio, gli arbitri giustamente poi anche per bocca di Rocchi, ma non solo, ogni tanto chiedono collaborazione nell'approcciarsi in certe cose, devi farti rispettare. Un allenatore che ti fa un gesto del genere non puoi dargli una giornata. Secondo me non puoi dargliene neanche 2. Però comunque devi intervenire con una mano abbastanza pesante. Poi ovviamente i napoletani mi diranno che lo dico perché sono interista, va bene, però nei fatti non è Chivu che ha fatto questa cosa, ma è il loro allenatore, ma sarebbe valso per qualsiasi altro, lo sapete. Sì, 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 ma per i sono... napoletani è un idolo Conte, cioè l'atteggiamento Ma di infatti, Conte per i napoletani è da idolo, quindi ma bisogna sempre poi va bene, misurare però Comunque Conte lo sappiamo, finché ce l'hai dalla tua parte, comunque divide molto anche quando è dalla tua parte, però lo conosciamo molto bene. Ma Simo, ti voglio coinvolgere sull'arbitro. Prima, piccola parentesi, Romy, non so se te ne sei accorto dallo stadio, ma il nostro Mattia del club ci ha raccontato ieri sera nella chiamata post partita, dove vi ricordo che se vi iscrivete trovate il QR code sopra il nostro Simone, il link in descrizione. Abbiamo 100 occhi allo stadio che ci permettono di avere una visuale molto ampia e tanti retroscena. Ci ha detto che proprio mentre è iniziata la review del VAR,
Thuram è andato a proteggere il dischetto per evitare che potesse succedere un po' come Pavlovic con il Milan che Ah, ha okay. rovinato il dischetto. No, non l'ho visto, stavo guardando più dalla parte delle panchine per vedere, no, eventuali reazioni anche di Kivu, e poi è lì che mi sono accorta di quello che vi ho raccontato, quindi non mi ero resa conto di Thuram, però bella mossa. Simo Doveri, arbitro che è stato designato per questa partita con alcune polemiche, alcune discussioni da parte dei tifosi napoletani per il famoso zainetto, chiude il primo tempo con 5 falli fischiati e questo ha dato un'alta soglia del fallo, ha dato anche un alto ritmo comunque alla partita e questo per certi versi è anche piaciuto, devo dire, a livello generale. Era forse la scelta inevitabile da fare per questa partita a livello arbitrale. Oggi mi ha incuriosito, dicevo, sui quotidiani la Gazzetta dello Sport che nell'articolo di Luigi Garlando, quindi della cronaca della partita, fa grandi complimenti a Doveri per la gestione della partita, che è stato perfetto, tutto bravo, eccetera. Nella moviola sotto, invece, a firma di un altro giornalista, adesso non mi ricordo, invece Doveri viene bocciato comunque 5,5 e viene sottolineato mancano 3 gialli. Ecco, comunque la questione disciplinare dei cartellini contribuisce alla valutazione di un arbitro che per me ha fatto una buona partita, però si è perso dei cartellini. Allora, giudicare le prestazioni degli arbitri, come dico spesso, è molto difficile, perché da una parte devi giudicare gli episodi, dall'altra secondo me ha un grandissimo peso anche la gestione globale della partita. Su questo aspetto Doveri ieri è stato per me perfetto, ha gestito la partita in maniera strepitosa, non a caso ho letto in tanti sia tifosi di Inter Napoli che esterni dire è stata una gara di un'intensità quasi da Premier League. E da cosa è dipeso? Dal fatto che Doveri secondo me l'ha gestita benissimo. E qui vi do un'immagine. Il contatto bonnipolitano che porta al palo di Mkhitaryan, 99 arbitri italiani su 100 avrebbero fischiato fallo, perché se al 92esimo giocatore cade, non prendiamoci il rischio, fallo e tutti a casa. E lui non fischia, perché è stato coerente con tutto il metro che ha tenuto, quello per me non è fallo, quindi è stato bravissimo, e da lì ne nasce l'azione del gol di Politano. Quindi la personalità e anche l'esperienza di Doveri è stata fondamentale per questa partita nella gestione. Nel caso dei cartellini è vero, purtroppo ci sono 2 gialli secondo me evidenti che mancano. Il primo a Juan Jesus sulla scarpata sul petto di Thuram, lì francamente non mi spiego come non possa essere stato dato un cartellino giallo e non mi spiego nemmeno il mancato giallo sul calcio di rigore. Lì secondo me c'è stata proprio banalmente una dimenticanza, perché lo step on foot è proprio codificato, ormai lo sanno anche i muri che porta il cartellino giallo. Quindi temo che sia stata proprio può sembrare grave dirlo, ma una semplice dimenticanza. Per il resto, però, ripeto, come dico sempre, non possiamo pensare che la prestazione di un arbitro sia o perfetta se non sbaglia niente o disastrosa se perde 2 gialli in un Inter Napoli. Quindi per me Doveri comunque rimane promosso con queste 2 macchie che comunque sono da segnalare. La moviola della Gazzetta aggiunge che secondo loro anche McTominay andava ammonito per la trattenuta sul gol, però se tu ammonisci per promettente azione da rete e quella diventa una rete, diciamo, No, da non è... regolamento non andrebbe lì l'ammonizione arriva solo o se il fallo è per imprudenza, insomma i motivi del cartellino giallo di questo tipo, o se c'è per esempio una trattenuta molto prolungata, comportamento antisportivo. Lì c'è stata una trattenuta ma non era da comportamento antisportivo, era semplicemente da spa e quindi la promettente occasione da gol diventa gol e quindi naturalmente non lo ammonisci. Come sempre, ragazzi, dopo le partite noi pubblichiamo la nostra clip sui canali di Passione Inter con il commento a caldo subito dopo la fine della partita ed è una clip dove inevitabilmente non approfondiamo troppo le prestazioni dei singoli perché siamo ancora a caldo e vogliamo trasmettere subito, appena dopo la partita, le sensazioni, diciamo le emozioni principali che ci lasciano queste partite. E in questo caso tanti commenti ci sono arrivati del perché non avete parlato di questo, perché non avete parlato di Sommer, tante critiche su Sommer, perché non avete parlato di Lautaro Martinez, tante critiche su Lautaro, perché non avete parlato del fatto che l'Inter sbaglia queste cose, dei cambi di Christian Chivu. Facciamolo adesso, allora, il giorno dopo, un po' più a freddo, come diciamo sempre, analizziamo tutto. Ci sono tante cose da vedere in questa partita. A me incuriosisce il fatto che basti un pareggio dopo 6 vittorie di fila per scoperchiare di nuovo un vaso di Pandora e far uscire veramente di nuovo fuori tutta la negatività, tutto il pessimismo, tutte le critiche e il disintegrare tutto. Ci sono però chiaramente delle cose da analizzare. In primis il fatto che l'Inter ancora una volta subisca gol dopo il 75esimo e sono veramente tanti nell'ultimo anno e mezzo i gol subiti dall'Inter nei finali di partita. C'è chi dice una questione di
fisico. L'anno scorso ci ricordiamo la polemica, esce Bastoni, prendiamo gol. Ieri Bastoni è rimasto in campo, l'Inter ha preso gol lo stesso, come abbiamo fatto vedere anche l'anno scorso con i numeri. Quindi non è evidentemente il solo Bastoni a cambiare le cose, c'è un tema sicuramente più profondo. Romina, parto da te. È colpa di Sommer, come in tanti ci hanno scritto? No, non è un concorso di colpa, cioè non è mai solo colpa di qualcuno, poi ci sono dei momenti e degli episodi specifici nei quali insomma si può attribuire la colpa solo a Sommer. Io ripenso ad esempio a Juventus-Inter, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo detto in questa occasione è colpa di Sommer perché gli si sono piegati i polsi, perché non è stato reattivo e quant'altro. Ieri sui gol la percezione è che si siano sconnessi un po' tutti, cioè io in ogni gol del Napoli ho individuato, diciamo, dei colpevoli, perché comunque ho visto proprio dei movimenti sbagliati magari da parte di più giocatori, delle letture sbagliate, anche quello che dicevo ieri, un discorso di attenzione, cioè ho percepito che l'Inter nel momento di maggiore entusiasmo abbia poi avuto un momento di maggiore disattenzione, come se le 2 cose fossero collegate. E questo secondo me indica qualcosa, perché se nel momento in cui sei, diciamo, nel tuo momento positivo subisci gol, vuol dire che in quel momento quasi, non dico la presunzione, ma probabilmente l'ego ti porta a staccare la spina. Quindi secondo me è più un discorso collettivo che individuale. Poi di Sommer possiamo parlare quanto vogliamo, l'abbiamo detto più volte, non è più il Sommer di una volta, a livello di affidabilità tutti noi sappiamo che non c'è più quella garanzia tra i pali e probabilmente è così, però dopo questa partita onestamente attribuire solo le colpe a Sommer mi sembra abbastanza superficiale. Io su questo, allora, Vai. se mi permetti un flash, Certo. riflettevo mentre parlava Romina su una cosa a cui ho pensato anche rivedendo più volte i 2 gol presi dall'Inter. Spesso quando l'Inter prende gol non riesce mai a trovare una rete di salvataggio prima della rete. Cioè sbaglia il primo giocatore, sbaglia il secondo, sbaglia il terzo, sbaglia il quarto e il portiere non interviene. Non riusciamo mai ad avere un'azione in cui, cioè, o siamo perfetti e quindi non prendiamo gol, ma se comincia a sbagliare uno, poi sbaglia anche l'altro, sbaglia l'altro, il portiere non para e non hai mai quella volta che dici mi è andata bene perché Sommer fa il miracolo, perché Sì. il centrale si lancia a peso morto e rimpalla il tiro. Ieri secondo me anche i 2 gol sono un po' questo, tra le altre cose. Sono abbastanza d'accordo, io aggiungo che, vabbè, ci si dimentica sempre che chiaramente per subire gol e per segnare un gol ci deve essere qualche errore da parte di qualcuno, altrimenti il gol non arriva se non c'è nessun errore, quindi questa è la base. Secondo me dobbiamo renderci conto che davanti abbiamo una squadra molto forte, come il Napoli, e poi dopo questa cosa la approfondiamo ulteriormente. Il tema su Sommer secondo me è che sui gol non ha grosse responsabilità, credo. Al tempo stesso, così come tra poco parleremo di Lautaro, io spero sempre che il portiere dell'Inter sia un portiere che ti porta dei punti e che ti toglie dei problemi da alcune situazioni. E Sommer ti toglie tanti problemi nella gestione del pallone ed è un fattore per me molto sottovalutato, il come riesca ad uscire dalla pressione degli avversari e generare situazioni importanti per l'Inter, ed è un rifugio sicuro con i piedi in situazioni importanti. Questo è molto sottovalutato. Però ogni tanto il portiere che ti dà quella sensazione di uscire, di dominare l'area di rigore, per me sarebbe un fattore molto importante per l'Inter. E questa cosa inevitabilmente Sommer non te la dà e te la sta dando meno ancora rispetto alle altre stagioni. Simo, ti chiedo, visto che tanti si sono concentrati quindi sugli aspetti negativi, ma poi io vi porterò un paio di cose positive che non possono essere sottovalutate, ti chiedo chi sono i giocatori che tu bocci principalmente in questo Inter Napoli? Ma il primo che mi viene da nominare purtroppo è Lautaro, perché ieri è proprio mancato in una di quelle partite in cui tu ti aspetti che il numero 10, capitano dell'Inter, in qualche modo faccia il suo. Non dico trascini la squadra, anche perché non ha certe caratteristiche per farlo, ma ieri è proprio stato completamente assente. Cioè, nel primo tempo soprattutto la palla viaggiava di qua e di là e lui la rincorreva come il cagnolino che non riesce ad arrivarci, mi viene da dire. Thuram è stato molto più coinvolto, ha lottato molto di più. Secondo me ha fatto un'ottima partita. Ho letto anche dei commenti negativi su di lui, però andando a combattere di continuo, di fisico, con Jesus, con Rachmani, con Di Lorenzo, non è facile. E soprattutto a Thuram, che io spesso criticavo un linguaggio del corpo, un atteggiamento un po' leggero nelle scorse partite, ieri questo non l'ho visto e quindi mi ha fatto molto piacere. Dall'altra parte, ripeto, Lautaro poco per non dire nulla, e infatti se ti ricordi l'ora al 54esimo noi abbiamo cominciato a dire ma magari un Pio Esposito potrebbe non essere una cattiva idea, non a caso.
Romina, a fine primo tempo Lautaro e Højlund erano i due giocatori che avevano toccato meno palloni di tutti. Højlund anche 2 meno di Lautaro Martinez, se non vado errato. Ti chiedo quindi se sei d'accordo su queste doppie valutazioni. Højlund da tanti dipinto come extraterrestre, super migliore in campo, mentre Lautaro bocciato. Io aggiungo, in partite come queste, ecco, io mi aspetto che il campione comunque incida in qualche modo. McTominay nel Napoli è il campione e fa la doppietta che fa la differenza, tutta la differenza del mondo. Lautaro invece resta secco. Sì, guarda, mentre parlava Simo, poi su Lautaro mi è venuto in mente un aggettivo. Io l'ho visto molto frenetico, cioè Lautaro aveva voglia di fare il solito lavoro sporco che fa lui, voglia di recuperare palloni, voglia di provare, no, a dare quel contributo lì, però la troppa frenesia poi l'ha portato al risultato totalmente contrario e purtroppo l'abbiamo detto più volte, quando Lautaro non trascina la squadra, poi anche la squadra fa fatica a viaggiare un po'. L'abbiamo visto quando c'è il capitano che dice ci sono presente, è come se tutta la squadra sapesse di avere quel riferimento lì. Quando Lautaro invece è un po' più così in ombra, automaticamente ne risente un po' tutta la squadra. Quindi sì, non è stata una prestazione, diciamo, brillante di Lautaro, tutt'altro. Forse non il peggiore, cioè diventa peggiore nel momento in cui è il capitano, è uno scontro diretto e vuoi vedere, diciamo, un impatto diverso, no? Un impatto importante. Però a livello di prestazione non so se è proprio il peggiore. Su Højlund c'era il pallino, il punto interrogativo del duello con Akanji e la scelta di non mettere Acerbi al posto di Akanji. Per me Akanji non è totalmente bocciato, devo essere sincera, perché soprattutto nel primo tempo l'ho visto lottare molto, quindi non credo che sia totalmente bocciato, però probabilmente ha sofferto un po', specie nel secondo tempo, la fisicità di Højlund, questo devo dirtelo. E tutti dicono avremmo dovuto mettere Acerbi, sì, col senno di poi siamo tutti bravi a dire dovevamo mettere Acerbi. Akanji è un difensore affidabile, sappiamo che Acerbi su determinati tipi di centravanti e di giocatori sa fare il suo, però ribadisco, per me non è una bocciatura completa nei confronti di Akanji, quindi questo volevo sottolinearlo, perché soprattutto nel primo tempo credo che lui in realtà abbia anche retto il duello. Sì, nel primo tempo sono d'accordo. Al tempo stesso, Romina, noi abbiamo un grandissimo vantaggio, una grandissima fortuna, quella di poter parlare col senno di poi, e abbiamo questo ruolo semplicissimo che ogni tanto secondo me dovremmo sfruttare, quindi sono d'accordo comunque col tuo discorso. Aggiungo che col senno di poi prendiamoci questo vantaggio, forse una Akanji a destra con Acerbi a sinistra sarebbe stato un pochino meglio, detto che io vado a rivedere le azioni dei gol e non è giusto puntare il dito su un solo giocatore, perché sono d'accordissimo col discorso che faceva Simone, ma oltre alle varie responsabilità, comunque anche sulle azioni dei gol, io ho visto un Bissac, ragazzi, molto velleitario, no? Un po' svagato, comunque nel senso, non è il suo l'errore sul primo gol, però anche lì arriva il pallone sulla fascia, adesso non mi ricordo chi fa il cross dentro per McTominay, ma Bissac è molto attento e molto concentrato a mettersi le mani dietro la schiena, bravissimo, ha imparato la lezione, ma lascia 10 metri per crossare e non accorcia minimamente, non dà nemmeno la sensazione di essere cattivo nell'andare ad accorciare, quindi quello cross lo fa agevolmente e McTominay poi è bravissimo a bruciare Akanji e trova il gol. Sul secondo gol fa quella uscita a vuoto di testa dove l'intervento non è sicuro di farlo, lo prova, va a vuoto e può capitare che tu vai a vuoto, ma andando a vuoto Lang fa una grandissima giocata rimettendo dentro il pallone prima che andasse fuori e poi Bissac è fuori posizione e McTominay segna di nuovo da solo praticamente. Non è colpa di Bissac, però tra i vari singoli da analizzare secondo me c'è anche lui. Tu Simo hai aggiunto qualcos'altro, qualcun altro? No, allora sul primo gol sì, è vero, poteva essere un pochino più reattivo, sebbene poi McTominay comincia il taglio dalla tre quarti, quando è in mezzo fra Ciala e Zielinski. Ciala non lo vede o comunque non lo segue, Zielinski lo segue fino a dentro l'area, appena entra in area si ferma e McTominay taglia da solo, quindi ecco. Classica Sul secondo- situazione, tra l'altro Simo, che soffriamo tantissime volte, Esatto. di quell'incursore così e viene mollato. Fin da Frattesi in Sassuolo Inter 1-2 quando giocava di là, se ti ricordi, non da noi. Quindi sì, sul secondo gol a me ha fatto specie più che altro invece Luis Enrique, perché arriva la palla da destra a sinistra, poi da sinistra verso il centro, lui è in area, la guarda come i fuochi d'artificio e rimane lì un po' nella terra di nessuno.
Anche sul primo è in Sul ritardo secondo me, scusami Simo che ti ho interrotto, però secondo me sì. anche sul primo è in ritardo Luis Enrique, cioè Non si una capiscono sul partita. raddoppio lì. Perché infatti Sì, anche dopo l'han chiesto a Bastoni, dicevano ma come funziona? Per me non si sono ben capiti e infatti lì sono andati in 2 su di 1 lasciando libero Elmas, non han capito bene il riferimento. Sul discorso di Acerbi io sono solo parzialmente d'accordo però, nel senso che secondo me poteva avere un suo senso, assumendosi un piccolo rischio, inserirlo subito dopo il gol del 2-1 e quindi provare magari un'ultima fase di gara un po' più arroccati dietro, assumendosi il rischio che oggi quelli che ti dicono dovevi fare così ti avrebbero attaccato il doppio se avessi preso il 2-2 in quelle condizioni, quindi c'è sempre questo discorso. In generale sul metro titolare non sono così d'accordo perché secondo me, è vero Akanji ha sofferto molto Højlund, per me Acerbi lo avrebbe sofferto anche di più, perché nel modo in cui ieri il Napoli ha innescato Højlund col lancio lungo, con la progressione, Acerbi gli dava 10 metri, ad Akanji ne ha dati 2, ad Acerbi gliene dava 10 secondo me. Io ho in mente ancora quell'azione in cui Akanji proprio sbaglia la lettura, la palla scorre, Højlund arriva fino praticamente dentro l'area e per fortuna sbaglia il tiro. sì. Akanji è uno veloce, ma non gli recupera neanche un metro. Acerbi stava a bersi il caffè a centrocampo probabilmente, con tutto il rispetto, quindi non lo so. La velocità Romina, l'ha sottolineata Bastoni di Højlund, ne ha parlato Sì, sì. in conferenza stampa e ha detto mi ha stupito, mi ha impressionato perché a livello di fisicità e velocità l'ho visto molto, molto migliorato, quindi l'abbiamo un po' sofferto, lo ha ammesso totalmente. sì, 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 rispetto a quello che era andato via dall'Atalanta, come diceva Bastoni. Senti Romina, il nostro Simone ha aperto varie cose, ti chiedo al volo sui cambi, c'è stata anche questa curiosità del fatto che l'Inter arriva, anche il Napoli praticamente non fa cambi, il Napoli anche per motivi di forza maggiore, diciamo così, per le assenze che aveva, che lo stesso McTominay ha evidenziato. Kivu questa volta cambia tardi, detto che comunque Lang da una parte e Mkhitaryan dall'altra, le due scelte che sono state fatte a gara in corso hanno inciso sulla partita. Però ho letto tante critiche per le scelte di Kivu. Sì, allora devo dirti che secondo me il cambio della mezzala sinistra è stato azzeccato perché Mkhitaryan è entrato molto bene e Zielinski era in calo, è partito molto bene nel primo tempo e dopo secondo me è andato un po' a calare, c'è stato un momento in cui perde un pallone che poteva essere veramente velenoso, Sì. quindi lì ha perso, dopo quel pallone perso, secondo me poi ha perso di conseguenza anche lui un po' di lucidità, quindi cambio Mkhitaryan azzeccato, tra l'altro Mkhitaryan, ribadisco, è entrato molto bene, ha sfiorato anche il gol e stanotte non ho dormito per il palo di Mkhitaryan, ma detto questo, no, a parte gli scherzi, ho letto critiche importanti sul cambio, soprattutto relativo a Lautaro, cioè il fatto che non abbia fatto uscire Lautaro subito, ma abbia fatto uscire Thuram. Da una parte lo comprendo, perché c'è stato proprio l'impressione che l'abbiamo detto, no? Lautaro non fosse pienamente in partita, quindi non togli l'attaccante che sta facendo meglio. Thuram era pienamente in partita, quindi su questo sì. Per il resto credo che sia poi una moda il fatto di dover criticare i cambi. Forse il momento dei cambi è stato sbagliato. Chiu doveva capire un po' prima quando sarebbe stato il momento giusto per intervenire. Ecco, su questo sì, sul momento sono d'accordo. Sulla tipologia di cambi forse quello che mi ha convinto meno è stato quello di Lautaro. Ti dico anche un'altra cosa, scusatemi, di Thuram. Vabbè. Durante la partita ho avuto l'impressione che in realtà potesse entrare Diouf, ve l'avevo anche Guarda, segnalato mi ha Anche anticipato. noi. nella chat, perché c'è stato un momento, ora non ricordo esattamente il minuto, però in cui vabbè, si stavano scaldando, però Diouf si stava scaldando ad alta intensità e Luis Enrique era molto in calo. Luis Enrique secondo me ieri non ha fatto una prestazione, se vogliamo cioè non in linea con le precedenti, non da compitino, ha sbagliato un po' di cose e credevo che Chivu facesse entrare Diouf. Devo dire che sono rimasta forse stupita del fatto che non l'abbia fatto entrare. Forse era un Guarda, discorso di condizione fisica, non so. no, hai fatto benissimo a dirlo perché l'avrei detto io entrando anche nel tema mercato, perché io ragazzi la partita di ieri è un'altra partita che urla mercato per l'Inter e ribadisco questo concetto. Poi tanti mi dicono però anche al Napoli mancavano tanti giocatori e comunque sono riusciti a vincere, voglia a pareggiare, voglia a parlare di mercato eccetera. Ragazzi il Napoli comunque è una squadra molto forte, sono i campioni in carica, non lo sono per caso, hanno investito una vagonata di soldi su tanti calciatori eppure Conte non è contento, per esempio. E noi abbiamo fatto un altro mercato in cui io sono stato molto critico, si è andato ad allungare la panchina e questo mi sembra oggettivo. A parte Akanji hai allungato la panchina. Poi oggi Luis Enrique è titolare per la 10ª partita di fila,
Non ce l'ho con Luis Enrique, non è una critica nei suoi confronti, perché anzi sta facendo comunque, no, non sta facendo abbastanza comunque, perché se noi arriviamo da mercati in cui con 18 milioni circa ci hai preso Lautaro Martinez, a zero ci hai preso Mkhitaryan e Thuram, spendi 25 milioni e ti arriva Luis Enrique, non ti dico che deve essere da subito il nuovo Neymar, però deve darmi qualcosa. E non fare danni non è sufficiente per un giocatore che ti ha costato 25 milioni di euro, francamente. È un Inter che ancora una volta ieri ti dava l'impressione di essere comunque molto prevedibile, poco pungente sulla destra, molto diversa rispetto a quello che è a sinistra. Questo per me è un grande problema. E 4 cross tentati, 0 riusciti per Luis Enrique, dati alla mano. Molti dicevano giustamente, però l'Inter deve dividersi meglio, deve riempire meglio l'area di rigore. C'è stata un'azione in cui Thuram va sul primo palo e Lautaro sul secondo non c'è, e lì Lautaro sicuramente era in ritardo, deve riempire di più l'area. Lautaro deve giocare più da attaccante, secondo me, e più dentro l'area di rigore, ed è verissimo. Ma tu, Luis Enrique, hai qualità, hai tempo di scegliere la giocata, la metti nella zona in cui non c'è nessuno. Altra azione, Bissek si trova da solo sulla destra, ha tutto il tempo di prendere la mira, crossa nella terra di nessuno o colpisce l'avversario davanti, non mi ricordo, una cosa del genere. Terzo tentativo, arriva Barella dai 30 metri, si posiziona, stop, cross di testa Thuram, per poco segna, occasione con Milinkovic-Savic che para. La differenza di qualità e di scelte è troppo marcata, troppo evidente. E io non ti dico andiamo a prendere un Di Marco a destra, perché trovarlo a gennaio non è semplice, ma che l'Inter ricada di nuovo sull'errore dell'anno scorso per me sarebbe veramente gravissimo. E l'errore dell'anno scorso è stato quello di non aggiungere un tassellino utile a gennaio che ti potesse dare quella percentuale in più di probabilità di raggiungere i tuoi obiettivi. E noi, secondo me, l'abbiamo pagata tantissimo l'anno scorso. Quest'anno ti sta mancando Dumfries da novembre. Io capisco che fare mercato a gennaio non è semplice, ma Dumfries ti manca da novembre. È un problema grave. Ti manca non solo un titolarissimo, ma il terzo attaccante dell'Inter dell'anno scorso, e noi siamo a metà gennaio di nuovo qua a discutere sul se è il caso o meno di intervenire sul mercato. Hai provato a prendere Cancelo, non ci sei riuscito, per me era un'opportunità buona andare su quel tipo di profilo. I dirigenti dell'Inter, se sono dirigenti dell'Inter, così come i giocatori devono decidere le partite, i dirigenti devono avere, secondo me, anche la proattività di andare a sondare, a muoversi, eccetera, e scovare delle occasioni che possano alzare il livello dell'Inter. Di nomi ce ne sono tantissimi, di opportunità magari non sono tantissime, ma sei nelle condizioni di dover trovare qualcosa, se il risultato sportivo è la priorità. Se il risultato sportivo è la priorità, tu oggi metti 5, 6, 10 milioni che magari te ne fruttano 15 in più, o comunque ti assumi il rischio che questi 10 milioni ti possano portare qualcosa in più. Ieri, da come parla Marotta, ancora a dire che le opportunità non è semplice. Spero che sia una dichiarazione di facciata. Sicuramente il mercato di gennaio si anima o nei primissimi giorni o alla fine. Adesso rientreranno giocatori dalla Coppa d'Africa, ci saranno tante situazioni da risolvere e c'è anche quel panic del fine mercato, e quindi possono succedere cose anche che non avevi previsto. Però siamo già in ritardo e per me, Simone, Romina, ditemi chi vuole intervenire, è impensabile che l'Inter non intervenga con un giocatore che deve essere con caratteristiche offensive. Guarda, Lore, mi inserisco rapidamente al volo perché un paio di cose devo dirle. Quando era in atto ancora la trattativa, chiamiamola così, per Cancelo, una delle cose che abbiamo detto anche in chat, qui su Passione Inter, in live e quant'altro, è stata l'Inter dovrebbe già prepararsi un piano B, cioè dovrebbe avere già un'alternativa a Cancelo, perché la direzione è chiara a tutti, cioè stiamo vedendo un giocatore che vuole andare da un'altra parte, se poco arriva l'ok del club, tu rimani con le spalle scoperte. È successo nella sessione estiva di mercato con una trattativa diversa, che era quella di Lookman, ok, non facciamo paragoni, però adesso, nel momento in cui l'emergenza è chiara, è evidente, lo vediamo tutti che c'è una necessità, non è una sorta di vabbè dai, se capita l'opportunità affondiamo. No, qui c'è una necessità, un'esigenza, e l'Inter secondo me ancora una volta deve dimostrare di essere, non dico lungimirante, ma pronta, cioè nel momento in cui succede una cosa, c'è un'emergenza, hai un'opportunità, non riesci a coglierla perché
purtroppo con Cancelo è andata in questo modo, dammi un'alternativa, fammi vedere che stai lavorando per un'alternativa, fammi percepire che stai lavorando per un'alternativa, perché ragazzi, Luis Enrique è alla 10ª partita consecutiva, il rendimento e la prestazione ieri l'abbiamo vista, il mese di gennaio per l'Inter è solo a metà e abbiamo partite decisive in questo momento, al di là di quella che era quella di ieri sera con il Napoli, abbiamo partite decisive. Io non posso pensare che questa Inter faccia gennaio, febbraio e fino al rientro di Dumfries con Luis Enrique, Diouf adattato a destra, Carlos Augusto adattato a destra, cioè non è per l'Inter, anche perché la differenza tra la corsia di sinistra e la corsia di destra comincia ad essere veramente tanto evidente. Cioè ieri quando il pallone andava a destra tu sapevi già, e a me dispiace perché Luis Enrique in questi ultimi giorni l'avevamo anche, come dire, no, gli avevamo dato fiducia, è giusto che sia così, non dobbiamo essere noi a massacrare i giocatori, però diventa un dato di fatto, cioè tu già sai, la palla arriva a destra, nel migliore dei casi fai la cosa più prevedibile. Ecco, questo non può esserci. Simo, No, dimmi la infatti- tua, poi andiamo in conclusione. No, su questo sorrido perché proprio in questi giorni leggevo un articolo su Dan Peterson che ha compiuto 90 anni poco fa, che diceva non fare una cosa stupida è come fare una cosa intelligente. E mi sa che Luis Enrique lo ha preso fin troppo, perché lui si limita a non fare cose stupide nella maggior parte dei casi, e va bene, però non può fare solo questo. Perché se no, tra l'altro, come diceva giustamente Romina, la differenza tra fascia sinistra e destra non è solo nelle nostre analisi quando guardiamo i numerini di Marco e Luis Enrique, ma gli allenatori avversari lo sanno e quindi ti arginano il più possibile a sinistra, ti mandano a destra perché sanno che lì, male che vada, fai due finte contro finte e poi la passi indietro. Ora, l'Inter è talmente comunque una squadra forte e completa che le piccole le sta battendo per fortuna, e questo potrebbe essere anche la chiave per pensare di vincere il campionato. Ma quando il livello si alza, torniamo sempre agli stessi discorsi: Napoli, Milan, Juve, Atletico Madrid, Liverpool, vedremo con l'Arsenal e così via. E queste cose le noti. E anch'io lo sto ripetendo da settimane, saremo ripetitivi. Dumfries si fa male a novembre, sai che ti rientra a marzo. Tu non puoi arrivare a gennaio a dire ma vediamo se spunta l'opportunità, dai, così magari prendiamo qualcuno. Con questo qui che si fa 10 partite di fila, che tra un po' deve entrare in campo con l'ossigeno, perché tra le altre cose, come dicevo già ieri a caldo, sarà pure stanco sto ragazzo a giocare ogni 3 giorni 90 minuti. E l'alternativa non può essere Diouf adattato, perché Diouf adattato è una buona idea che ha avuto Kivu, ma rimane un giocatore che fino a poche settimane fa era il 7° nelle gerarchie del centrocampo, che sposti a fare l'esterno destro a piede invertito in un 3-5-2 al posto di quello che doveva essere la riserva del titolare e che non era neanche un quinto. Cioè, Esatto. capite il discorso? Non è possibile questa cosa. Allora, qui le strade sono due e chiudo. O, come dicevo qualche settimana fa, questa cosa viene scelta e viene fatta perché semplicemente l'obiettivo non è lo scudetto, e qui l'obiettivo è arrivare almeno quarti. Tu sei lì e va bene così. Magari arriva direttamente alla Octree questa chiamata, non lo sappiamo. Ma se l'obiettivo è provarci davvero fino in fondo, tu dovevi essere col nuovo esterno all'1 di gennaio, non al 12, che oggi è al quale comunque non ce l'hai. Perché poi la stagione si fa qui. Sì, io dicevo, me l'aspettavo in campo a Parma 30 minuti per poi giocare col Napoli, e invece così non è stato. Però ragazzi, io dicevo che volevo portarvi in chiusura anche delle cose positive. Partiamo dai giocatori che ci hanno convinto di più. Io stavo pensando un po' di nomi. Thuram mi è piaciuto, ho promosso l'ingresso di Mkhitaryan. Zielinski, prima che calasse, stava facendo una grandissima partita, soprattutto all'inizio, poi è calato. Anche Bastoni mi è piaciuto. Marco, ragazzi, scusatemi se Di Marco. Di Marco. Al di là del gol Sì. di Marco, ragazzi, ha fatto un primo tempo clamoroso, davvero. Sì. Dopo il gol di Parma, gol anche con il Napoli, e credo sia arrivato il Napoli, la sua vittima mi sa preferita con 3 gol, Cianoglu 5 contro il Napoli, lo stesso con il maglia Inter, ha segnato tanti gol al Napoli, quindi queste buone prestazioni. Poi facevate cenno poco fa al discorso anche calendario. Ragazzi, io comunque sottolineerei che adesso siamo qui tanti a dilaniarci, a massacrarci per un pareggio contro il Napoli, che era anche comunque l'ultima partita di un ciclo terribile per l'Inter, perché tra il Bologna, l'Atalanta, la Supercoppa, le partite molto ravvicinate, l'Inter ha attraversato un ciclo molto complesso in cui ha ottenuto 6 vittorie di fila e un pareggio. Adesso il calendario aggiunge l'insidia della Champions, che è alle porte, ma ci dice Inter-Lecce, Udinese-Inter, dove dobbiamo andarci a prendere
rivincita e la vendetta dopo la sconfitta dell'andata. Poi c'è Inter-Arsenal in campionato, in Champions League, Inter-Pisa di campionato, Borussia Dortmund-Inter, poi c'è la Cremonese in trasferta, il Sassuolo in trasferta. Sassuolo in trasferta sempre comunque il Sassuolo ci rievoca dei brutti ricordi, l'Udinese lo stesso, ma sono tutti avversari sulla carta abbordabili per l'Inter, che nella prima parte di questo campionato ha fatto bottino pieno, ad eccezione dell'Udinese, contro gli avversari di livello più basso. Quindi prima di arrivare allo scontro con la Juventus, che potrebbe, chi lo sa, rientrare anche la Juve in lotta a scudetto se davanti continuano a non scappare, però ecco, fino al 15 febbraio l'Inter ha un calendario dove in campionato ha tutti quegli avversari con cui nella prima parte di stagione ha dimostrato di fare il proprio dovere, sostanzialmente. Quindi la domanda con cui chiudiamo è, Romina e Simone, lo faccio entrambi uno alla volta, come usciamo da questo pareggio? Sono 2 punti persi, è un grande rammarico, ma è un Inter che comunque va avanti con ottimismo. Secondo te si sono complicati i discorsi per lo scudetto oppure sono aumentati le possibilità? Vai Romy. Vado io. Allora io sto cercando di trovare un equilibrio perché diciamo che per me restano comunque 2 punti persi, nel senso che l'Inter avrebbe dovuto affondare in questo momento nello specifico nel quale avevi la possibilità veramente di allungare di molto. Quindi, essendo onesta intellettualmente, voglio dirvi che per me comunque resta un'opportunità un po' sprecata da parte dell'Inter. Allo stesso tempo dobbiamo vedere anche a quelli che sono i fatti. I fatti ci dicono che comunque siamo primi in classifica a +4 dal Napoli, a +3 dal Milan. L'Inter comunque ha trovato anche una continuità, fattore calendario, hai fatto benissimo a sottolinearlo Lore, perché sicuramente dalla nostra parte, al di là della frequenza degli impegni, sono impegni abbordabili per l'Inter. Quindi mi sento di dire che in questo momento a livello di morale, un po' come noi tifosi addetti ai lavori, anche i giocatori probabilmente hanno quella sensazione di amaro in bocca per non aver affondato il colpo contro il Napoli, ma credo che non sia l'Inter a doversi preoccupare o a dover troppo dimostrare in questo momento. Cioè l'Inter ha fatto forse più di quello che qualcuno si sarebbe aspettato, cioè in molti penso che non avrebbero mai detto che saremmo stati oggi al 12 di gennaio primi in classifica a +4 e a +3 sulle inseguitrici. Quindi io voglio guardare comunque il bicchiere mezzo pieno e pensare che comunque è un risultato utile. Ti ricordi, no, ieri Lore ti dicevo risultato utile, Sì. risultato buono, ecco, è un risultato utile il pareggio, quindi prendiamolo come tale e cerchiamo di riportarci su questa dimensione. Chiudo dicendo anche una cosa che ha detto Bastoni e che forse ci aiuta a capire anche il morale della squadra. Lui ieri in conferenza ha detto: io mi ricordo quello che era il morale dopo la partita con la Juventus. Posso dirvi che per quello che è il morale di oggi di questa Inter, alla fine questo pareggio ce lo prendiamo, e forse questa è la fotografia anche, no, del momento dell'Inter, cioè un'occasione che sappiamo di aver sprecato, ma allo stesso tempo non è qualcosa che ci sta tagliando le gambe. Simo, perché l'altro lato della medaglia è, dopo aver, cioè, non hai vinto un altro scontro diretto, ma non lo hai nemmeno perso, finalmente, dopo tante sconfitte. Sì, se vogliamo questo è il passettino avanti. No, il discorso che faceva Romina è giusto, e non solo partendo dalle parole di Bastoni, io allargherei e direi ricordiamoci quello che si diceva a giugno, quando l'Inter prende Chivu e la maggior parte dei commenti erano arriviamo in conference. E invece quest'anno noi a fine del girone d'andata giriamo a 43 punti, avendo affrontato 2 volte il Napoli e 0 volte il Lecce, se vogliamo, perché c'è questa particolarità che in realtà ci porta a questo discorso. Non mi sembra neanche così male, quindi va sempre messo tutto in prospettiva. Il calendario che arriva adesso, secondo me, è lo scenario perfetto che completa quella che era l'analisi sul pareggio che facevo all'inizio, cioè è sempre difficile giudicare un pareggio per tutti quei motivi e per il modo in cui arriva. Da come andranno queste partite qui capiremo quanto questo pareggio sarà stato o importante o un'occasione fallita, perché come dicevate giustamente, questi sono tutti avversari che il campionato l'Inter deve tritare senza problemi, come ha fatto nella prima parte di stagione. E lo stesso tipo di calendario con lo stesso numero di impegni lo avrà anche il Napoli, perché poi magari non andrà avanti in Champions, però ancora hanno anche loro 2 partite, hanno ancora questi infortuni, quindi spero che non diventi un commento invecchiato male, ma è possibile che il Napoli perda anche dei punti ancora, come ha fatto col Verona nelle prossime partite. Allora, se l'Inter si fa trovare pronta, le vince tutte, quelle contro le squadre, tra virgolette, deboli in campionato, e riesce magari a rosicare ancora qualche punticino al Napoli e forse pure al Milan, speriamo, probabilmente a fine gennaio potremo dire tutto sommato è stato un buon punto.
Se loro ti tornano sotto perché tu cominci a zoppicare da qualche altra parte, naturalmente il giudizio sarà diverso. Concludo con una mezza battuta però dicendo, nonostante tutto questo, se tu al minuto 93 di Inter-Napoli prendi un palo con Mkhitaryan, è per forza, sono per forza 2 punti buttati, perché lì porca miseria doveva fare gol e chiudere il cerchio. Lì poi Esatto. una volta tanto ti potrebbe girar bene come gira da altre Porca squadre, quindi miseria, questa oh. cosa un po' ci fa rabbia, considerando che poi nella lotta a scudetto bisogna tener d'occhio anche quel Milan che invece la Champions non ce l'avrà, quindi attenzione. Ragazzi, per me è stata una gran bella analisi di una partita molto importante che non poteva scivolar via in maniera semplice, quindi è stato giusto confrontarci con il contributo allo stadio di Romina e il contributo più a freddo del nostro Simone e da parte mia abbiamo messo sul tavolo tantissime cose. Spero che scriverete nei commenti le vostre opinioni, così vi leggiamo e approfondiremo ulteriormente in diretta stasera alle 19:30 e nel club di Passione Inter alle 22 come ogni lunedì, l'appuntamento esclusivo con la community del club che anche ieri ci ha dato tantissimi spunti molto interessanti, quindi vi aspetto con il QR code che potete scannerizzare sopra il nostro Simone e il link qui sotto in descrizione per entrare nella nostra community del club. Romina, grazie. Grazie a te Lore, grazie Simo e grazie a tutti ovviamente. Simo, ci risentiamo anche nel club. Assolutamente, grazie a voi, alla prossima. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube lo trovate sopra la nostra Romina praticamente.